Ciao ragazzi, il mio nome è Simone, su questo canale parliamo di come imparare le lingue straniere da autodidatta. Nella serie di oggi vi racconto come ho imparato tutte le lingue che parlo. Oggi si parla proprio del russo. Siamo pronti? Dai, che si comincia. Il russo, ragazzi, è stata una maratona di quelle veramente toste. Ho iniziato a studiare russo usando Assimil, che è un metodo che amo, e ho usato Assimil per circa 4-5 mesi. Poi ho iniziato ad ascoltare podcast. Ho trovato lo splendido podcast di Max chiamato Russian with Max e faccio parte del suo programma membership, quindi ho lavorato per molto tempo con il podcast e con le trascrizioni, che è esattamente quello che faccio anch'io sul mio podcast Simple Italian Podcast per chi impara la lingua italiana. Dopo aver lavorato per praticamente quasi un anno con il podcast di Max, ho comprato il secondo libro di Assimil, livello C1, e mi sono sparato tutto il libro di Assimil. Questo di nuovo è durato 3-4 mesi. Nella seconda fase di studio con Assimil, quindi con il secondo tomo di Assimil, ho raggiunto dei picchi di 1 ora e mezza di studio al giorno, che per me è un record perché è davvero tanto, e 1 ora e mezza di studio al giorno tutti i giorni per tipo 3 settimane, un mese, quindi è stato veramente tosto. In generale sono molto contento del mio progresso con il russo perché ho davvero cercato di studiare tutti i giorni. Vi ho parlato già delle 8 regole d'oro per imparare qualsiasi lingua, date un occhio alla playlist se non le conoscete. È la stessa cosa che ho fatto con il francese, che ho fatto con il tedesco. Cercavo di studiare tutti i giorni, ogni singolo giorno. La costanza, che è una delle 8 regole, è veramente importante, ragazzi. Cioè, se abbiamo un metodo ma non siamo costanti, difficilmente raggiungiamo dei risultati. Se non abbiamo un metodo e non sappiamo bene cosa stiamo facendo, ma studiamo tutti i giorni, ci metteremo un po' più di tempo. Ovviamente se abbiamo un metodo e siamo costanti ci mettiamo meno tempo, no? Ma se non abbiamo un metodo e riusciamo a essere costanti, arriveremo al nostro risultato se riusciamo ovviamente a essere motivati. Di nuovo, dai un occhio alle 8 regole d'oro per avere un'idea migliore. Tornando al russo, importante dire anche che all'inizio ho fatto in parallelo ad Assimil un corso a Leoben, dove vivevo in Austria, della VHS, che è, diciamo, per chi vive in Austria o in Germania già lo sa, non devo neanche spiegarlo. Potremmo dire che è una scuola che di solito collabora con il comune, ci sono corsi organizzati, corsi di lingue, corsi di sport, qualunque tipo di cosa, e io ho iniziato a studiare da autodidatta su Assimil, ma al tempo stesso ho fatto questo corso perché in termini di motivazione mi aiuta molto vedere un pochino cosa stanno facendo le altre persone, che progressi stanno facendo. Il mio progresso su Assimil, studiando con Assimil per conto mio, è molto più rapido che non con il corso, ok? Però non essere l'unico nel processo di apprendimento di una lingua mi aiuta a restare motivato, quindi questo è il motivo principale per cui io oggi spesso, se imparo una lingua, faccio un corso, ok? Se è una lingua per cui esistono corsi. Ultimamente sto studiando lingue per cui non esistono corsi, è veramente difficile trovare in Italia o in Austria o in Germania, non lo so, un corso di persiano, un corso di sloveno, un corso di turco, ok? Quindi questa è un'altra storia, però per le lingue più, diciamo, studiate come il russo, l'italiano, il tedesco, l'inglese, il francese, lo spagnolo, il portoghese, si trovano i corsi. Qualche mese dopo ho fatto un altro corso invece in un'altra scuola online perché eravamo in mezzo alla pandemia, quindi
avevo un po' di tempo mi sono iscritto anche a quest'altro corso online. In più ho lavorato abbastanza, diciamo, costantemente anche da questo punto di vista con un tutor, 2, 3 in realtà, ne ho cambiati un po', su Italki. All'inizio chiedevo, diciamo, avevo domande relative alla grammatica, come funziona una cosa, mi spieghi questa cosa, mi spieghi quest'altra, e poi con il tempo è diventato semplicemente conversazioni. Il tutto è durato 2 anni circa, quindi da A0 a B2 all'incirca. Quello che avrei voluto fare io poi sarebbe stato andare in Russia, viaggiare per la Russia e farmi anche lì magari 3 settimane, un mese di corso intensivo in Russia. Ovviamente con la guerra, una cosa e l'altra, ho cambiato assolutamente i miei piani e non l'ho più fatto. Quindi sto cercando di mantenere il mio russo, di usarlo in qualche modo, però questa più o meno è stata la storia. È stata la lingua che ho studiato nel modo più strutturato, perché avevo veramente un piano specifico, degli obiettivi in termini di tempo, avevo un'idea chiara di quello che volevo fare, del perché facevo che cosa. Perché con ogni nuova lingua il mio metodo, il mio modo di imparare le lingue migliora costantemente. Ecco perché è così importante organizzare bene lo studio di una lingua. Se vuoi vedere come organizzare lo studio del russo, dai un occhio a questo video. Se invece sei curioso di capire come ho imparato tutte le lingue che parlo, ti rimando alla playlist. A prestissimo, un saluto.